Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, per continuare il fatto che c'è una scarsa reperibilità delle RAM e si diceva che presto sarebbe finita, iniziamo a vedere dei dati. Allora, Nvidia ha deciso di rilanciare sul mercato la 5060 e la 5060 Ti da 8 giga. Allora, perché rilanciare? Perché comunque è un prodotto che non era piaciuto, nessuno se le filava. Già con la scarsità di RAM che aveva, che molti dicevano che le schede video dovevano avere almeno anche la fascia bassa, almeno 12 giga di VRAM e comunque le prestazioni di queste a 50-60 in particolare, a stento ce la faceva con i giochi precedenti alla sua uscita che manteneva i 60 in 1080p a pelo e adesso ce le ritroviamo che sono riproposte perché comunque i data center continuano a chiedere schede video più potenti, più RAM, eccetera, eccetera, e quindi a noi comune mortali viene rilasciata la 5060 da 8 giga. Ora, è una schedina che comunque sta sui 310-330 nuova da Amazon. L'alternativa è una 3070, ma anche a trovarla usata andiamo a spendere più o meno quella cifra lì, quindi sinceramente non ne varrebbe la pena di acquistare una 3070 usata quando c'è la 5060 che va più o meno uguale. E qui inizia a farsi il dubbio, ossia quanto, quanto adesso ci piace l'upscaling e il frame generator, perché come la mettiamo, anche AMD salterà fuori con queste soluzioni da 8 giga, tipo una 9600 XT da 8 giga, o riproporrà o 9060 XT da 8 giga, o riproporrà la 7600 da 8 giga, perché comunque adesso al soldone iniziano a piacerci queste nuove tecnologie. Tra l'altro, Nvidia stessa diceva che voleva fare una tecnologia di compressione delle texture ancora più avanzata, mi sembra sempre basata sugli A. Quindi a sto punto la cosa si rende necessaria che la tiri fuori se vuole vendere queste 50-60 da 8 giga. Nel frattempo la 5090 sta iniziando a superare i 3500 dollari. Raga, non è una bolla che si chiuderà tanto facilmente. Se era Se doveva chiudersi a marzo questa bolla della RAM e ci iniziano già magari da febbraio a propinare queste 50-60 da 8 giga, penso che la cosa andrà per le lunghe. Poi soprattutto, in quanti devono cambiare scheda video? Siete molti? Iniziate a pensare che o andate sull'usato a prendere, non so, qualcosa da 12 giga. A sto punto, se giocate in 1080p, a sto punto, anche una 3060 da 12 giga, no, forse no, però a 5070 mi sembra che abbia 12 giga. Iniziano a essere soluzioni un po' più appetibili, ma anche in 2K magari per affacciarsi al 2K. Ma veramente siete disposti a comprare una 5060 da 8 giga, soprattutto quando è già stato annunciato che ci sarà un rincaro del più 50, del più 150% sulle GPU. Diciamo che da 300 con più 150, che non è più 50%, è più 150, si andrebbe sui 7,50 così a soldoni. Non lo so, ragazzi. È un brutto periodo, anche i dischi stanno salendo.
Adesso vediamo, magari dedicheremo un video apposito anche per i dischi, ma sti data center della IA ci stanno parecchio penalizzando a noi gamer. Poi c'è chi ci fa lavoro da ufficio e quindi anche un'integrata va benissimo, ma per i gamer sarà dura. E non pensate che il mercato console sia fuori da questa cosa qua, perché comunque vi ricordo che le console montano RAM, montano dischi e montano schede video, cioè APU, che però comunque hanno chip grafici. E già le future console sono state rinviate. Quindi un motivo ci sarà, le attuali sono salite di prezzo e i prossimi che aumenteranno di prezzo saranno gli smartphone, perché comunque anche quelli hanno dei moduli di RAM, anche quelli hanno delle memorie interne da riempire, quindi storage, chiamateli come volete. Quindi sarà lunga. Quello che avete tenetelo bene, conservatelo se ancora vi soddisfa, trattatelo bene e non datelo per scontato. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!